Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Ottava puntata. La fine dell'isolamento del Regno di Sardegna. Nel dicembre 1854, Don Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani, inviò una lettera a Vittorio Emanuele II per raccontargli che aveva sognato un valletto che gli diceva: «Triste notizia, grande funerale alla reggia». In effetti, la regina madre, Maria Teresa, era malata. Pochi giorni dopo giunse un'altra lettera. Il valletto era ricomparso nei sogni di Don Bosco e aveva detto: «2 grandi funerali alla reggia». Disgraziatamente le sventurate profezie si avverarono. Il 12 gennaio morì la regina madre, seguita 8 giorni più tardi dalla regina Maria Adelaide, che, dopo aver partorito il suo 7° figlio l'8 gennaio, aveva visto declinare la sua salute già precaria e non si era più ripresa. Il 10 febbraio, depresso per la morte della madre e colpito da una grave infiammazione al petto, moriva anche Ferdinando, il fratello minore di Vittorio Emanuele. Il re, che non possedeva una fede profonda ma era molto superstizioso, fu atterrito da questi lutti. Iniziò a temere la punizione divina minacciata dai preti. Le disgrazie erano avvenute proprio mentre in Parlamento si discuteva una legge proposta da Cavour volta a sopprimere gli ordini religiosi contemplativi e a incamerare i relativi beni immobili. Lo scopo del conte era quello di risolvere le difficoltà finanziarie del regno. Il numero di religiosi in rapporto alla popolazione era troppo alto. Il Piemonte contava 10.000 preti e quasi altrettanti tra monaci e frati, ossia 1 per ogni 200 abitanti. In Sardegna il rapporto era di 1 a 127. Soltanto il 6% dei membri del clero sardo era registrato come alfabeta, ma tutti reclamavano l'esenzione dal servizio militare. Secondo Cavour, nel mondo moderno non poteva esserci spazio per le tipiche consuetudini degli ordini mendicanti, l'ozio e l'accattonaggio. L'opposizione della destra e dello stesso sovrano, che oltre l'ira divina temeva anche una rottura con la Chiesa, provocò la cosiddetta crisi calabiana, dal nome del vescovo di Casale e senatore Luigi Nazari di Calabiana, che contestò strenuamente la legge. Cavour fu costretto a dimettersi il 26 aprile. Tuttavia, vista l'impossibilità di costituire un governo alternativo, il 4 maggio il re dovette richiamarlo. La legge passò grazie ad un emendamento che garantiva ai religiosi degli enti soppressi un alloggio e una pensione a vita. Fu proprio questa crisi politica a far prevalere la prassi del parlamentarismo. Infatti lo statuto non vincolava la nascita dei governi ad una maggioranza parlamentare, ma soltanto al gradimento del re. Dopo la crisi del 1855 divenne normale agganciare la durata di ogni governo al consenso del Parlamento. La Russia mirava da tempo all'espansione della propria influenza sui Balcani e sul Mediterraneo a spese dell'impero ottomano. L'Inghilterra e la Francia, però, consideravano questo allargamento dannoso per i loro interessi economici. Quando la Russia decise di tentare la conquista degli stretti, Francia e Inghilterra, all'inizio del 1854, le dichiararono guerra. L'Austria, sulle prime, declinò l'invito a far fronte comune per gli antichi rapporti di amicizia con i russi e si scusò, affermando di non poter disarmare il territorio per non concedere l'opportunità al Piemonte di aggredirla. Così anche al Piemonte venne offerta l'occasione di partecipare alla guerra di Crimea. L'alleanza con Francia e Inghilterra era un'eccellente occasione per far uscire il Regno di Sardegna dall'isolamento internazionale, ma l'improvvisa decisione del governo austriaco di aderire al patto antirusso complicava tutto. Come spiegare al paese il motivo per cui si inviavano delle truppe piemontesi in un teatro di operazioni così lontano, senza che nessun interesse immediato del regno fosse stato leso, e per di più al fianco degli odiati austriaci? Il ministro degli esteri da Bormida, contrario all'alleanza, rassegnò le dimissioni e la responsabilità della scelta ricadde in pieno su Cavour.
Dato che il re era decisamente a favore dell'intervento, temendo una crisi delle istituzioni liberali, anche il conte finì per convincersi. Il Parlamento ratificò l'alleanza e il Piemonte inviò 18.000 uomini in Crimea, senza pretendere ricompense. I piemontesi si distinsero nella battaglia della Cernaia, respingendo un tentativo russo di rompere l'assedio di Sebastopoli. Lo zar fu sconfitto senza il coinvolgimento diretto dell'esercito austriaco. Tra la fine della guerra e la firma dei trattati, al fine di permettere la partecipazione al Regno di Sardegna come nazione vincitrice al Congresso di Parigi del 1856, Cavour si servì anche dell'aiuto della moglie di un suo cugino, la 18enne Virginia Oldoini, contessa di Castiglione. Virginia fu inviata alla corte francese e grazie alla bellezza, alle capacità seduttive e a una perfetta conoscenza del francese, riuscì ad attrarre nel suo letto Napoleone III. Era un espediente gretto e non privo di effetti collaterali come la gelosia dell'imperatrice Eugenia, molto influente a corte. Dopo uno strano attentato all'imperatore che avvenne nella casa della contessa in Rue Montaigne, Virginia fu allontanata dalla corte. Il Piemonte fu infine accettato al tavolo di Parigi, ma è difficile dire se la ragazza fosse davvero riuscita a influenzare le decisioni di Napoleone III. Al congresso Cavour, pur non ottenendo aumenti territoriali, poté illustrare la situazione italiana. Poté denunciare la presenza militare austriaca nel Regno Pontificio e il malgoverno dei Borboni a Napoli come cause di tensioni rivoluzionarie in tutta la penisola e come minacce alla pace e all'equilibrio europeo. La refrattarietà di Ferdinando II ad attuare le riforme che le potenze del Congresso consigliavano aveva isolato in modo molto pericoloso il regno delle due Sicilie.